私の名前は宇田川妙子と言います。国立民族学博物館という大阪にある、人類学者が随分集まった、博物館で働いています。イタリアで、30年ほど前から調査をして、現在そうですね、食とかそういったことに興味があって、モーロ先生とも知り合いになりました。Mi chiamo Taiko Udagawa, si lavoro al Museo Nazionale di Etnologia in Giappone. Lì ce ne sono tanti antropologi, culturali che studiano tutto il mondo così, no? Poi adesso mi occupo anche dei cibi italiani, così ho conosciuto il professor Moro, sto qua. A Napoli. A Napoli. Allora, partiamo dal patrimonio UNESCO. La cucina tradizionale giapponese è diventata patrimonio UNESCO nel 2013. Che cosa ha significato per il Giappone questo riconoscimento? Sì, questo è una domanda molto difficile forse. Il patrimonio di UNESCO non è iscritto tutta la cucina giapponese, solo una parte, cioè una parte tradizionale. Allora sì, adesso non mangiamo pasti, non soltanto i pasti tradizionali, no? Allora sì, per popolo, sì, così, non ci interessa tanto questo patrimonio di UNESCO, però sì, con questo iscritto del patrimonio sì, sono nati tanti movimenti, sì, abbastanza diciamo, di ripensare sì, delle nostre sì, culture dei cibi, perché sì, tante conoscenze, attività adesso sono quasi spariti, perché sì, forse il nostro campo della cucina è tanto commercializzazioni in Giappone. Allora a casa mangiamo qualche volta insieme, però non cucinano tanti, produciamo tante conoscenze che sono tramandati dai madri oppure nonni, nonne, eccetera, eccetera. E allora sì, questo patrimonio sì, ci ha fatto ripensare questa nostra situazione e poi per migliorare oppure ricostruire la nostra cultura tramite i cibi. E così è fatto, sì. Quindi in un certo senso è un dispositivo che rinnova la memoria, la riattiva e produce un senso di appartenenza alla propria storia. Sì, così. Più forse nei ceti colti e ricchi che non nel popolo. Sì, perché cioè, per esempio la cucina tradizionale in Giappone, no? Adesso sì, si mangiano, però soprattutto si mangiano ceti superiori, alti, perché i ristoranti tradizionali veramente costano tanto, allora cioè, per il popolo regolare non può, sì, è anche il motivo economico, non può andare al ristorante tradizionali. Però adesso sì, cioè anche soprattutto alla Campania nascono i ristoranti tradizionali a buon mercato, sì, perché a Campania vogliono forse tanti turismi per sviluppare loro campagna così, no? Allora i cibi sono veramente importanti per il risorso economico. Allora anche per questo stanno nascendo i ristoranti tradizionali a buon mercato che possono venire spesso, così anche le memorie sono ritornando un pochettino. E quali sono i piatti che vengono presentati in questi ristoranti a buon mercato? Verdure, oppure dei pesce,
eccetera, eccetera. E poi, per esempio, sì, ci stavano un piatto molto popolare, nikujaga, questo è sì, piatto tipico a casa, però questi mi sembra che 10 anni non avevano tanti così, no? Però adesso con questo sì, movimento sì, ritornano. Questo piatto è sì fatto patate, un po' di cipolla, un po' di carne e bollito insieme con dashi. Sì, Quindi con il brodo. con brodo. Mm. E quindi è un piatto unico o si mangiano tante altre cose vicino? Di solito sì, mangiamo con altri piatti, però piccoli, verdure più, come si dicono, freschi, perché questo nikujaga è bollito, allora sì, con verdure freschi è meglio, non sta. Sì. Senti, uno dei pasti che caratterizzano la vostra cucina, che viene da Kyoto, Sì, ha molte portate diverse, no? sì. Si comincia con una portata, poi con un'altra e mi sembra di capire che è più importante quasi l'ordine e anche forse il tipo di cottura Sì, piuttosto che l'ingrediente. sì. Ci racconti questo tipo di pasto? Come Ah, funziona? forse per noi giapponesi, cioè, la varietà è molto importante, sì, varietà dei cibi, oppure varietà di cottura, varietà di, sì, così, no, di colore anche. Allora sì, facciamo per esempio, sì, la cucina è raffinata, con, sì, anche con tanti cibi, però anche con tanti cotture, per esempio di bollire cruda, oppure di, sì, di friggere, cuocere a griglia, oppure sì, cioè, tante tecniche di cucinare, anche se il cibo è soltanto uno, sì, cioè, per esempio una verdura, oppure per esempio un tofu, quel tofu è veramente sì, tipico, è un piatto tipico giapponese, no? Però con tofu si può cucinare, cioè si può bollire, anche cuocere al griglia, oppure anche al vapore, anche si mangia crudo. Sì, ce ne stanno tante tecniche di cucinare tofu. Quindi in fondo la varietà voi la create sia con gli ingredienti, con le tecniche di cottura Sì. e quindi andate in una sommatoria che moltiplica i gusti, i sapori, le Sì, sensazioni. sì. E soprattutto per la cucina raffinata per ceti alti. Sì, loro sì, hanno sviluppato questo tipo di cucina. Come si chiama? Kaiseki ryori, cioè kaiseki significa sì, una cerimonia grande, si mangiano insieme, allora anche sì, altri tipi ci stavano, però solo questo adesso rimane e poi allora anche ce ne stanno tanti ristoranti specializzati in questo kaiseki. Mm. Invece l'UNESCO ha considerato tutta la cucina tradizionale Sì. giapponese patrimonio, ma in particolare il pasto del Capodanno. Sì. Come si chiama e ce lo racconti? Capodanno sì, mangiamo sì, prima sì, ozoni, e poi ossecci, e poi sì, come la bevanda sì, prendiamo otoso oppure sake, poi ossecci sì, cioè, ce ne stanno tanti piccoli, come si dicono, piatti, sì, cibi colorati e poi ognuno ha un simbolo oppure significato. Invece ozoni è sì, fatto con base di mochi, mochi con verdure eccetera eccetera. Questo è zuppa, si chiama zuppa di mochi con tante verdure. E poi otoso è sì, cioè una specie di sake, però con erba e medicina, c'ha veramente strano sapore, così. Tu le piacciono, due piatti e un bevande.
E sono simboliche? Sì, tanto, perché per esempio sì, mochi è fatto con riso. Riso è per noi molto importante, collegato con la religione nostra, si chiama Shintoismo. Allora, sì, anticamente per esempio i miei nonni credevano sì, tutti i risi hanno dentro sì, piccoli divinità, si chiama kami, diciamo. Shintoismo sì, è un po' simile, sì, animismo, sì, perché rispettano sì, tutte le nature sì, sì, sempre sì, spiriti naturali, supernaturali così, no? E poi il rito è più importante, sì, questo per natura. Quindi anche il sake che viene dal riso Sì, è sì, sacro. sì, sacro, veramente sacro. E si possono buttare questi cibi, si possono sprecare? No, 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 perché sì, i cibi, cioè, soprattutto il riso, sono rappresentati di divinità, allora non si può buttare per niente e poi allora devono mangiare tutto, se no cioè, non rispettano la divinità. E il mochi che legame ha con la longevità? Ah, sì, sì, perché il mochi è veramente Elastico. elastico, no? Allora quando si mangiano, sì, diventano più lunga. Questo sì significa longevità, così. Quindi è una metafora dell'allungamento della Sì, vita. sì, sì, così. Bellissimo. Senti, c'è una differenza tra maschi e femmine in Giappone nel modo di mangiare? Ah, sì, cioè, anticamente sì, maschio, soprattutto il capofamiglia, era sì, più potente nella famiglia, no? Allora lui sì, deve mangiare prima e poi altri membri, cioè figli, sì, le donne, si mangiano dopo. Sì, sì, si mangiavano, come si dicono, insieme, sullo stesso tavolo, no? Però sì, prima sì, padre sì, ha cominciato a mangiare e poi dopo faceva così. Tutti gli altri. Sì, sì, e poi anticamente, cioè prima, tanti anni fa, cioè, devo dire sì, anche dopo la guerra, allora non tanto, quei piatti che mio padre mangiava un po' diversa da noi. Ah sì? Sì, sì, dalle madre, mia madre, e poi io ho un altro fratello, perché sì, qualche volta sì, ci stavano sashimi sulla tavola nostra, però sashimi è solo per padre. Noi non potevamo mangiare per niente, perché allora sì, tante famiglie sì, preparano sì, piatti speciali solo per padre. Sì, così facevano. Adesso no, adesso sì, tutti quanti così uguali. Però sì, per esempio piatto, grandezza di piatto, sempre in Giappone sì, quello di maschi sono più grandi. Sì, perché cioè, crediamo che i maschi mangiano di più così, no? Anche questo, bastoncini, eccetera. Anche i bastoncini maschili sono più grandi delle donne. Se tutti così fanno, ancora questa usanza ancora rimane. Senti, c'è un legame fra alcuni cibi e la mascolinità, la virilità, la forza? In Giappone non ci sono tanti, cioè pensiamo che sì, uomini si mangiano più delle donne, sì, questo sì, però per esempio sì, anche sì, pensiamo che le donne, gli uomini si mangiano la carne più di donne, però non pensiamo per questo sì, gli uomini sì, sono più forti delle donne, perché forse mascolinità in Giappone non viene dai cibi. Per esempio, sì, da noi mascolinità non è legato tanto con, come si dicono? Con i muscoli? I muscoli no, no. Forse per noi, cioè,
lo spirito è più, come si dice, più forte oppure più paziente, eccetera, eccetera. Questa è sì è la mascolinità, allora donne cioè, spiritualmente, cioè, no, tanto deboli, poi allora si piangono subito, così allora fisicamente, cioè, sì, pensiamo che sì, uomini sì, più forte, sì, pensiamo, però questa cioè, caratteristica fisica non è come si dicono, centro della maschilità in Giappone, no. E invece nell'epoca dei samurai, questi grandi guerrieri, assoldati dall'aristocrazia che difendevano il paese, com'è possibile che fossero vegetariani? Come possibile? Loro studiavano sì, cioè, in Giappone c'è una parola, michi, oppure sì, diciamo michi significa la strada. Per andare sì, alla fine cioè motivo così, no? Allora, tutte queste cose c'è la strada, c'è una strada. Allora anche samurai c'è la strada per sì, diventare sì, samurai più, come si dicono, più alto, più elevati. Allora per questo loro sì, fanno esercizio della katana, oppure anche studiano, leggono questi libri di filosofie, eccetera, eccetera. La loro forza viene da questo studio e esercizio, non dai cibi, eccetera, no. E quando un samurai aveva fame, sì, poteva mostrarlo o doveva dimostrare di resistere? No, non poteva mostrare per niente, diciamo. Per un samurai, cioè, essere samurai, sì, questo è molto importante, anche se sente un po' di fame, loro non mostrano niente, tutto sempre dice io sto benissimo. Questo è proprio spirito di samurai, anche se questa diciamo che è la strada per sì, essere samurai, diciamo. Sì. E oggi la borghesia ha un po' di questo spirito di samurai o è proprio scomparsa questa ideologia? Cioè, ancora sappiamo, cioè, come se questa storia oppure questa leggenda, non lo so, cioè questa filosofia sappiamo, però non facciamo tanti, però alcuni maschi, anche le donne, a chi piacciono, fare questa strada. Quindi imitano un po' questo pochettino, modello. sì, anche se per esempio, anche se hanno tanti problemi, economicamente, eccetera, eccetera, però i giapponesi non vogliono dire io ho qualche problema, non vogliono esprimere, Esternarlo. no, è così, sì, forse sì. Adesso sta cambiando, sì, però ancora questa filosofia c'è e poi tante persone pensano questo comportamento ideale, diciamo. Sì, quindi in qualche modo una persona compiuta deve cercare di contenere i propri bisogni e non mostrare le difficoltà. No. E si può mostrare la gioia invece? Anche questo sì, per noi è difficile, forse cioè, esprimere sì, qualunque emozione in Giappone è un po' difficile, forse cioè, per la nostra, come si dice, nostra filosofia è antica, soprattutto di samurai di quell'epoca. Dobbiamo sempre, come si dicono, essere sinceri, oppure essere neutrali, come si dicono, cioè
non gioiosi, non turisti, proprio sempre sta nella media. sì, nella media. Stare nella media sì, la situazione è molto importante sì, cioè, per questa filosofia. Allora, anche se cioè, sì, stiamo tanto felici, eccetera, eccetera, ancora non siamo abituati di esprimere questa gioia. I giovani, sì, veramente sì, per esempio, sì, adesso vedendo la TV, eccetera, eccetera, allora sì, però forse non facciamo tanto. Sì, soprattutto rispetto agli occidentali, anche cinesi, anche coreani. E questo stile medio Sì, c'è sì. anche nel cibo? Un gusto medio, Sì, senza sì, picchi, sì, senza sì, cose sì, strane? sì, così è. Sì, forse sì. Forse questa filosofia è sì, per noi è molto importante, anche per cibo, per modo di pensare, modo di agire, modo di comportarsi. È sempre da medio. Per esempio, sì, quando, sì, nel campo dei cibi, no? Quando sì, mangiamo tanti piccanti eccetera, allora spiritualmente ci sentiamo male, oppure cioè, mangiamo sì, tanti cibi freddi, allora subito pensiamo che allora dobbiamo mangiare anche cibi, cioè prima freddi, allora anche mangiamo caldi, perché caldi e freddi allora Si compensano a così, vicenda. così, sempre facciamo così. Quindi avete in un certo senso la bilancia Sì, così. sempre nella testa, nel Sì, comportamento e anche sì, nel sì, gusto. sì. E quindi quando vedete un occidentale che invece non è nello stile medio, ma è come per esempio accade a Napoli, che effetto ti fa vedere per esempio le persone che per strada mangiano street food, si divertono, ridono, mangiano cibi molto saporiti? Che effetto fa un'antropologa giapponese? Sì, sì, anche come antropologa giapponese, anche come, sì, come si dicono, una persona così, no? Giapponese. Forse per questo amiamo la gente italiana, oppure le culture sì, occidentali, anche la cultura, sì, veramente la cultura italiana. Perché sì, sì, per noi sì, la media sempre. La media è importante, la media, allora però sì, nello stesso tempo anche noi sì, sentiamo tante di gioia oppure tristezza, eccetera. Allora vogliamo esprimere questa emozione, però non possiamo, cioè, con questa ideologia, diciamo. Allora quando sì, andiamo all'estero, vediamo sì, l'altra cultura, l'altro comportamento così, no? Allora, cioè, anche noi cioè, sentiamo rilassati così, soprattutto la cultura italiana, sì, cioè italiani, la gente italiana, noi giapponesi pensiamo è veramente contrario sì, da noi. Forse per questo amiamo la cultura italiana, oppure anche cibi, la gente, eccetera, eccetera. Che cosa vi piace del cibo italiano? La pasta, anche sì, soprattutto la pasta, sì. Sì, quasi tutte le cucine italiane sì, amiamo. Sì, questo è vero. Quando negli anni 50 avete cominciato a conoscere nel dopoguerra una parte della cucina italiana, era mediata dagli Stati Uniti. Sì, sì. Per cui c'è un piatto famoso che ci vuoi raccontare? Sì, lì sì, un chef giapponese ha inventato sì, un piatto, si chiama Napolitan, sì, influenzato da sì, comando americano. Napolitan sì, cioè, questo è influenzato dagli americani, allora dentro c'è ketchup di pomodoro e poi anche sì, peperoncini verde, poi sì, anche cipolli, cioè ingredienti tanti, e poi cioè, spaghetti è cotto, non è assolutamente al dente, si lasciano un po' cotture così, e morbidi, però questo sì, cioè,
questo tipo di napolitano, cioè spaghetti, di spaghetti giapponesi, sì, amiamo tanto. Però dopo gli anni 80, sì, cioè, sì, più informazione della cultura italiana, più dettagli sono venuti in Italia. Allora, sì, quell'epoca sì, abbiamo saputo, questo napoletano non è piatto italiano, però prima credevano tante persone, sì, questo è proprio sì, piatto italiano, però adesso no. E poi adesso sì, sì, sappiamo tanti altri piatti italiani, altri paste, sì, e poi anche le carne, oppure anche i dolci. Dopo sì, anche sì, la moda di tiramisù è diffusa in Giappone e così adesso abbiamo tante informazioni. Qual è il tuo piatto preferito della cucina tradizionale giapponese? Ah, mio, sì. Sì, se festeggio il mio compleanno, allora io preferisco andare al ristorante di Kaiseki, come ho detto prima, perché lì sì, possiamo sì, mangiare sì, tanti piatti, sì, veramente tanti. Almeno 12? 12, 14, dipende dal ristorante. Poi sì, cioè possiamo sì, assaggiare sì, sì, tanti e vari modi di cucinare, no? Questo per noi è veramente interessante. Allora, se fanno sì, le feste, per esempio compleanni dei bambini, loro forse vanno sì, a ristoranti occidentali a buon mercato, però se fanno sì, le feste di compleanno dei diciamo adulti, adesso sì, vanno sì, a questo ristorante giapponese tradizionale oppure sì, a ristoranti italiani oppure francesi, anche cinesi vanno sì. Allora, che piatto preferisco? Boh. Perché ce ne stanno tanti, sì, veramente tanti, sì. Questo boh è una risposta molto italiana. Sì, poi forse, sì, io penso che per i giapponesi questa domanda è veramente difficile, sì, è vero. Perché è come se voi aveste una grammatica fatta di un racconto gastronomico, mentre noi abbiamo dei fatti gastronomici, Sì. che sono le pietanze. Quindi qualcuno potrebbe dire che ama i tortellini al bolognese, qualcuno che ama la lasagna alla napoletana, qualcuno che ama il risotto alla milanese, cioè in qualche modo sono dei piatti simbolo, mentre per voi è un racconto, una narrazione la gastronomia. Sì, allora cioè, si può dire, per esempio, io preferisco alla cucina sì, giapponese tradizionale, si chiama washoku, oppure alla sì, cucina italiana, oppure alla sì, cinese, eccetera. Si può dire questo tipo, però sì, per esempio dentro la cucina giapponese tradizionale forse non possiamo distribuire sì, i piatti più preferiti, eccetera, eccetera. Allora sì, anche si può dire sì, cioè io preferisco la verdura oppure il pesce, anche in Giappone ce ne stanno tante persone che non preferiscono niente di pesce, oppure pesce crudo e non piacciono tante persone. Allora si può dire questo, però i piatti no, proprio no. Invece la cucina giapponese è diventata famosa in Occidente proprio per un piatto, cioè per il sushi. Sì. Ma abbiamo sbagliato tutto con il sushi? Cos'è che dobbiamo sapere su questa sushi è... Sì, cioè la storia del sushi è sì, anche per noi è un po' complicata, oppure un po' difficile, perché adesso sushi ce ne stanno due tipi, sushi di lusso e sushi di sì, veramente buon mercato per sì, famiglie, eccetera, eccetera. Allora sì, per esempio
io non vado a spesso, cioè quasi niente al ristorante di lusso di sushi, perché lì si mangia benissimo, poi cioè, cuochi, ci sono tanti cuochi che c'ha tecnica, c'ha buone tecniche di fare sushi, però i prezzi veramente sono cari, sì buoni però veramente cari, allora noi giapponesi non possiamo andare, poi non vanno perché è troppo lusso, diciamo così, no? Però sì, l'altro tipo è veramente buon mercato. Per esempio ce ne stanno, sì, family restaurant si chiamano in Giappone, cioè i ristoranti specializzati famiglie proprio e bambini eccetera eccetera. Lì anche offrono tanti, cioè hanno sì, tanti sushi, però lì fanno sushi chi fanno? Fanno sì, le macchine, non le persone, non le cuochi. Allora sì, i prezzi sono bassi e poi abbastanza sì, si può mangiare anche. Allora sì, lì sì, tante persone sì, vanno, però per esempio non vanno lì, perché lì sì, soltanto, sì, soprattutto vanno le famiglie con piccole eccetera. Allora, per esempio io abito da sola, sì, poi dopo, cioè al lavoro, al museo eccetera, allora dopo il lavoro se voglio sì, mangiare sushi, andiamo, sì, vado con colleghi al ristorante, cioè ristorante giapponese, però non tanto di lusso, media, però cioè, il sushi è ancora per noi un po' un pasto eccezionale, allora non ci andiamo spesso, così. E il tuo piatto italiano preferito qual è? Ah, il mio piatto, sì, soprattutto, cioè, io ho fatto una ricerca vicino a Roma, allora lì ho conosciuto tanti piatti, per esempio di Avacchio, eccetera, e poi a me mi piacciono sempre, sì, i spaghetti, di salsa di pomodoro, fatto loro, così. Quindi non il napolitan, ma gli No. spaghetti al pomodoro al dente fatti bene in maniera a regola d'arte. Sì. Vorrei sapere come si può descrivere il sapore umami. Umami. Umami è... cioè questa parola umami, noi giapponesi non usiamo tanto, forse no. Forse sì, qualche cuochi oppure esperti usano questo sì, sapore, questa parola per distinguere sì, tra il nostro piatto e i piatti occidentali oppure cinesi eccetera eccetera, perché dicono che sì, i nostri piatti giapponesi hanno sì, un sapore molto particolare, forse sì, viene da salsa di soia oppure cioè usiamo tanti soia oppure anche usiamo tanti riso come ingredienti, forse soia e anche sì, riso, sì, sono trasformati fa sentire questo sapore umami. Allora sì, cuochi esperti usano questa parola, però per noi sì, umami significa sì, un sapore giapponese, diciamo. Allora, cioè, quando sì, qualche piatti sono veramente buoni,
eccetera, eccetera. Sì, qualche volta sì, sì, diciamo, questo piatti c'ha qualche umami, eccetera, eccetera, però... ed è sempre però una caratteristica positiva del sapore. Sì, questo sì, questo sì. Quindi potremmo dire, giocando, che la tavola ci rende umami. Ah. Umami, sì, si può dire, però è un po' difficile, mi pare. C'è un altro sapore molto bello che è il sapore di mamma. Sì. Qual è il tuo sapore di mamma? Come lo racconteresti? Ah, sì, sapore mamma, per esempio, sì, per me, sì, zuppa di miso. Zuppa di miso perché, cioè, forse anche, sì, altri giapponesi dicono, sì, prima zuppa di miso, perché zuppa di miso cioè, non è tanto complicato di farlo, però sì, cioè ogni casa c'è, sì, ogni casa ha il suo sapore, perché le madri si preparano sì, questo zuppa di miso, allora, e poi anticamente per esempio mia nonna sì, faceva il miso a casa, allora sì, il miso fatto a casa veramente sì, aveva sì, gusto diverso, no? A casa. Così ancora, cioè, adesso miso sì, compriamo, però sì, sempre, cioè, per noi zuppa di miso è sì, un simbolo del madre, sì. Anche il gusto, sì, anch'io, poi anche in realtà, sì, zuppa di miso è diverso a casa, sì, è vero. Un'ultima domanda, che cos'è la dieta mediterranea per un giapponese? Dieta mediterraneo, cioè, questa parola ancora non è attaccata, cioè non sappiamo tanto. Però sì, alcuni lo sanno, soprattutto chi sono attenti di mantenere la linea, eccetera, eccetera, perché ce ne stanno qualche libro della della dieta mediterranea, soprattutto per la salute, così, e poi i giapponesi, soprattutto le donne, sì, sono attenti della salute per la famiglia oppure per se stesso. Ce l'abbiamo tante informazioni, informazioni della salute collegate con cibi, no? Adesso si girano dappertutto in Giappone, sì, anche su internet, la TV, eccetera, eccetera. La dieta mediterranea, sì, uno di questo. Questi 5 anni mi sembra, sì, adesso sta un po' crescendo questo tipo. Allora forse, e poi, cioè, per noi la dieta mediterranea, sì, è quasi simile alla cucina italiana, e poi allora sì, crediamo anche la dieta mediterranea, oppure anche la cucina italiana, usano tante verdure sì, sani, naturali, allora sì, fanno veramente bene per la salute, crediamo così. Allora alcuni seguono questa dieta, sì. Quindi in qualche modo siete alla ricerca di una dolce vita, sì, questo è vero, attraverso il cibo italiano, lo stile sì, italiano. sì, Come si dice dolce vita in giapponese? Amai seikatsu. Allora, ti auguro una dolce vita e ti Grazie. ringrazio per questa bellissima intervista che hai concesso ai Granai della Memoria. Grazie tanto. Arigatou gozaimasu. Arigato.